Oggi in casa cuciniamo la pasta alla checca, un piatto insolito della tradizione romana perché è davvero leggero ed estivo. Ma se cerchi questa ricetta online troverai 10 versioni e tutte abbastanza diverse tra di loro e anche abbastanza lontane dall'originale. E a proposito, qual è l'origine del nome? E che dire di quella versione fatta da un attore famoso? Lo vediamo tra poco. Questi pomodori sono i protagonisti della ricetta, li tagliamo a cubetti e poi li utilizzeremo a crudo. Ho visto anche che c'è chi li cuoce, ma noi facciamo la versione originale. Mettiamo il pomodoro in una ciotola e poi mettiamo un po' di sale che aiuterà il pomodoro a rilasciare un po' del suo sughetto che farà tanto bene alla nostra pasta. Infine aggiungiamo del basilico che spezzettiamo rigorosamente con le mani per evitare che si ossidi. Prendiamo un paio di spicchi d'aglio, li schiacciamo e poi li aggiungiamo al pomodoro, così si insaporisce un po'. E infine un bel giro d'olio. Mescoliamo e lasciamo che prenda sapore. Il prossimo ingrediente è una caciotta romana. Questo è un pecorino toscano, spero che ci somigli abbastanza. C'è chi ci mette anche la mozzarella, però non voglio che fili troppo. E chi invece non ci mette per niente il formaggio è Ugo Tognazzi, che nella sua checca al rogo non mette punto formaggio ma fa una cosa molto particolare. Anzi, se vuoi che faccia quella ricetta scrivilo nei commenti. Taglio la caciotta a cubetti abbastanza piccoli. Poi col calore della pasta si dovranno sciogliere, ma non troppo. Puoi usare il formato di pasta corta che preferisci. A me piacciono molto le casarecce perché si adattano a qualsiasi sugo. Ma perché pasta alla checca? Perché sarebbe stata inventata dalla Sora Checca, cuoca di una trattoria. Ma esiste anche un'altra versione, un po' più volgare, che la checca in questione non era una donna. Ecco, ci siamo capiti, vero? A fine cottura della pasta leviamo i 2 spicchi d'aglio e aggiungiamo il formaggio. Mescoliamo. Quando la pasta è cotta si aggiunge sul condimento e mescoliamo. Questa, attenzione, non è una pasta fredda, anzi si gioca proprio sul contrasto tra gli ingredienti caldi e quelli freddi. Per video non passa, ma dovresti sentire che profumo che sale su del basilico e come l'aglio incredibilmente ha profumato tutto.